Ciao, oggi prepariamo insieme una torta facile e veloce, la torta Napoleone. Sarà facilissimo usando della pasta sfoglia confezionata a temperatura ambiente che andiamo a stendere su 3 placche da forno e verranno cotte singolarmente. Quindi ricaviamo un quadrato di 24 cm x 24. Bucherelliamo la pasta sfoglia . E inforniamo in forno statico preriscaldato a 200 gradi centigradi fino a doratura. Lasciamo raffreddare la sfoglia e passiamo a preparare una crema muslin. Versiamo in una ciotola 5 tuorli medi, 2 uova medie, (250 g di zucchero semolato) e mischiamo con la frusta a mano. Poi aggiungiamo 80 g di amido di riso o di maizena. Mischiamo bene e aggiungiamo anche i semi di una bacca di vaniglia. Quindi portiamo a ebollizione su fiamma media 1 litro di latte fresco intero. Con la bacca di vaniglia già utilizzata. Quando il latte inizia a bollire spegniamo il fuoco, eliminiamo la bacca di vaniglia e versiamo un po' di latte nel composto con i tuorli. Mischiamo brevemente e versiamo il composto nel latte. Riaccendiamo il fuoco a fiamma bassa e mentre mischiamo energicamente controlliamo che la crema si addensi. Raggiunta la giusta densità, spegniamo il fuoco. Aggiungiamo 250 g di burro e mischiamo fino a quando si sarà sciolto completamente. Quindi lasciamo raffreddare la crema e nel frattempo sbricioliamo a mano la pasta sfoglia in eccedenza, che servirà da guarnizione. A questo punto, se necessario, schiacciamo delicatamente la pasta sfoglia e la rivestiamo con un abbondante strato di crema ancora calda.
Se vogliamo una sfoglia più croccante dovremo spalmare la crema dopo un periodo di raffreddamento leggermente più lungo. Sconsigliamo però di spalmare la crema già fredda perché la sua funzione è anche quella di permettere che la sfoglia assuma una forma regolare ed esteticamente gradevole, eliminando i vari rigonfiamenti formati durante la cottura. Posizioniamo il secondo strato di sfoglia capovolto e quindi il secondo strato di crema. Dopo aver terminato anche il terzo strato, guarniamo con la sfoglia sbriciolata. La lasciamo riposare tutta la notte in frigorifero e quando siamo pronti per servire la torta, rifiliamo i bordi e la serviamo nel formato che preferiamo. Nel nostro caso abbiamo diviso la torta in due parti. Rimani con noi guardando la nostra playlist di dolci facilissimi o la videoricetta consigliata. Ci vediamo al prossimo video.